Perché hai deciso di lasciare la Toscana, una bellissima terra, e venire qua a Berlino? Beh, per le persone, prima di tutto per le persone della mia generazione, Berlino ha sempre un po' rappresentato una cosa con altissimo fascino, perché abbiamo vissuto in prima persona il crollo del muro, il cambiamento epocale dall'est all'ovest, tutte le implicazioni politiche, di tutto il cambio di societario, per cui era già qualcosa che urlava lassù al nord: ehi, io sono un posto interessante. Senza contare poi il fatto appunto che Berlino, la decadente Berlino degli anni 90 o dei primi anni 2000, diciamo, era anche un richiamo fortissimo per tutti per gli artisti, per tutte le forme di artisti, per le forme di anarchia, di qualsiasi idea ti venisse in mente, lì trovavi il modo di implementarlo. E a partire dal 2008, circa il 2008-2009, diciamo che questa caratteristica si è trasformata anche in una qualcosa di interessante per le aziende. Qualcuno ha cominciato a pensare: aspetta un attimo, ma Berlino è una grande città, ci sono enormi spazi, gli spazi costano pochissimo, perché ancora, diciamo, all'inizio degli anni 2000 gli spazi continuavano a costare niente, davvero. Per cui qualcuno ha cominciato a pensare: forse è un posto interessante per crearci delle start-up. Per cui è diventato dal 2009, dal 2008-2009 in poi, è cominciato a crescere questo momento, diciamo, in cui di crescita tecnologica di startup, che ha cominciato a avere una cassa di risonanza in tutta Europa, e qualcuno cominciava a dire: Berlino è la seconda a Londra, Berlino è più importante di San Francisco, le potenzialità erano sicuramente grandi. E dopo una prima attenzione, adesso è un po' diverso, ma diciamo nel 2010-2011 Londra era completamente fuori mercato dal punto di vista dei salari, del costo della vita, per cui per me non era super interessante. Volevo andare a Berlino perché sentivo che stava nascendo qualcosa, e infatti qualcosa è poi nato, diciamo. Senza contare il fatto che appunto la mia professionalità a quel punto lì ero un freelancer, non è andata benissimo, non volevo tornare a fare il dipendente pagato molto poco, perché a quel punto si cominciava già a vedere un po' che all'estero ti pagavano meglio, per cui a 45 anni, e questo probabilmente è una delle cose che sono più orgoglioso, diciamo, a 45 anni per la prima volta ho deciso di andare a vivere all'estero, come dicevo appunto, la conoscenza approssimativa dell'inglese, ed è stata una scommessa che considero vinta, diciamo, nel senso non è mai troppo tardi per cambiare le proprie idee.